Riassunti di Love is in the Air che coprono tutta la puntata turca numero 4. Serkan sta soccorrendo Eda in videochiamata con la sua dottoressa. Eda si sveglia e sta bene, ma lui le dice che deve fare accertamenti perché non vuole vicino una persona malata. Eda cerca di rassicurarlo, dicendo che ha fatto tutti gli accertamenti e sta bene. Allora lui le chiede di vederli come da contratto. Poi le chiede cosa ha sentito al telefono per reagire in quel modo e lei con sgomento ricorda che Céline ha annunciato una sua visita per quella sera per congratularsi della loro convivenza. Lei è preoccupatissima e Serkan cerca di rassicurarla dicendo che annullerà la visita. Eda va con Serkan a casa sua per mostrargli i suoi referti medici e qui l'aspettano le tre amiche che le riferiscono del presunto tradimento di Serkan con Céline. Eda si allontana con Serkan e fa finta di discuterci per poi tranquillizzarle di aver chiarito con lui. Le amiche non convinte decidono di indagare presso i colleghi dell'ufficio. Serkan fa visitare Eda dal suo medico, che conferma il suo buono stato di salute e le consiglia di fare nuoto per alleviare lo stress che causa i suoi addormentamenti. Eda si rifiuta, poi dice che non sa nuotare e allora lui la sollecita perché dovranno andare ad Antalya con Céline e Ferit e non può far vedere che non lo sa fare. Poi le dice che Céline li andrà a trovare il giorno seguente. Eda, tornata a casa, parla con la zia che le dice che deve finire l'ultimo anno di università e che chiederà i soldi alla nonna, ma Eda non vuole e le dice di lasciarla fuori dalla loro vita. Ayfer allora le ricorda che i soldi comunque le appartengono e che tanto la nonna le segue da anni. Céline propone a Ferit di andare a lavorare con lei nella compagnia. Lui obietta che Serkan sarà contrario, allora Céline chiama Alpekin e gli chiede di assumere Ferit come consulente e lui accetta subito. Aydan gli chiede perché ha accettato e lui risponde che l'ha fatto per far impazzire Serkan. Il mattino successivo Eda va a casa di Serkan per usare la sua piscina. Eda gli ha detto una bugia perché sa nuotare, ma, come ha detto alle amiche, vuole che lui si stacchi dal PC per insegnarle. Quando arriva scopre che Serkan ha ingaggiato un aitante insegnante di nuoto e che lui lavorerà a bordo piscina. Mentre Eda si prepara, Serkan chiede a Saifeh di che cosa hanno parlato Eda e la madre quando si sono incontrate. Lui gli dice che Eda l'ha rassicurata che non stanno insieme e che lui non è il suo tipo di uomo. Poi entrambi rimangono folgorati quando Eda si presenta in costume da bagno ed è bellissima. Eda, fingendo di non saper nuotare, inizia a scherzare e flirtare con il maestro di nuoto, tanto che Serkan, ingelosito, le dice che devono urgentemente andare via. Eda si rifiuta, al che lui ordina a Saifeh di svuotare la piscina dell'acqua. Quando Eda esce, lui prontamente la copre con un grande telo. Serkan è stato richiamato urgentemente in ufficio e mentre sta per salire in macchina con Eda le chiede qual è il suo tipo di uomo. Lei dapprima si rifiuta di rispondere, poi dopo qualche schermaglia gli dice che in un uomo le interessa la mente, ma le caratteristiche fisiche che nota sono il sorriso, la voce e le mani, al che Serkan si guarda le sue e le mette in mostra. Poi Eda gli dice che non le piace andare in ufficio con lui, perché quando arriva tutti si innervosiscono ed hanno paura. Lui nega, al che Eda scommette che se lui non si arrabbierà entro i primi 10 minuti, lei si scuserà. Appena arrivati in ufficio, Engin gli dice che entro domani devono presentare un disegno a mano del progetto che stanno preparando per poter partecipare alla gara. Serkan incontra Khan Karadag, che gli fa i complimenti per essere riuscito ad ingannarlo. Poi gli promette che presto contraccambierà. Eda chiede a Fifi di portare i suoi effetti personali a casa di Serkan, in quanto deve creare uno scenario che faccia credere a Céline che loro convivano. Fifi si fa accompagnare da Erdem e ne approfitta per indagare sul rapporto tra Serkan e Céline.
La stessa cosa fa Ceren con Engin, che le dice che Céline ha sempre accettato qualsiasi cosa lui volesse, mentre Da lo contrasta. Intanto Eda propone a Serkan di fare lei il disegno del progetto, ma lui, quando lo vede, lo strappa, dicendo che la tecnica è buona, ma senza anima. Dopo svariati tentativi tutti bocciati, finalmente Serkan approva l'ultimo disegno, dicendole che ha molto talento. Eda d'impulso lo abbraccia e gli dice che nonostante i loro contrasti, lei sa che lui è un grande architetto ed è molto felice dell'apprezzamento. Poi, dato che ha perso la scommessa dei 10 minuti in cui lui non si è arrabbiato, paga pegno, ossia gli fa le sue scuse. Dovendo ricevere quella sera Céline e Ferit, Eda trascina Serkan al mercato per fare la spesa, visto che vuole cucinare personalmente la cena. Serkan è completamente fuori luogo al mercato e Eda si diverte a stuzzicarlo e gli dice che è vissuto sotto una campana di vetro. Lui ribatte che lei è un continuo mal di testa. Eda gli dice che cucinerà un'ottima cena e che reciterà talmente bene la parte dell'innamorata che Céline lascerà subito Ferit per tornare da lui e di conseguenza finalmente lui uscirà dalla sua vita. Lui risponde che non vede l'ora. Arrivati a casa di Serkan, Eda si mette al lavoro e quando vede Sirius portare in bocca dei fogli, dopo aver visto che si tratta del contratto di fidanzamento, li appoggia sopra il tavolo di lavoro di Serkan. Kankaradag invita Melò in un bar. Dopo svariate lusinghe, le dice di averle trovato un nuovo lavoro. Lei è in estasi, immaginando una storia d'amore con lui. Poi, dopo che lei ha ricevuto una telefonata da Eda, lui prima le carpisce informazioni, poi le dice che non si possono più incontrare, perché se Serkan lo scoprisse si arrabbierebbe molto. Serkan, vedendo Eda che sta cucinando cibi che lui non considera sani, si mette anche lui ai fornelli, preparando cibi leggeri. I due lavorano fianco a fianco in armonia ed allegria, tanto che Aidan, vedendoli, si preoccupa, perché tra loro c'è troppa intimità per essere una finta coppia. A un certo punto Engin chiama Serkan e gli comunica che l'incontro con i clienti è stato anticipato e che lui sta andando a prendere l'aereo per arrivare all'incontro in tempo. Serkan subito lascia tutto e si prepara per andare anche lui, ma Eda, arrabbiata per essere lasciata sola con Céline, si butta in piscina. Serkan, pensando che non sappia nuotare, si butta per salvarla. Allora Eda, ridendo, gli rivela che è perfettamente in grado di nuotare. In quel mentre arrivano Céline con Ferit e Eifer, che vuole scoprire la verità sul trasferimento di Eda a casa di Serkan. Tutti rimangono sorpresi nel vederli dentro l'acqua completamente bagnati e allora loro si affrettano a uscire, anche se Serkan ormai ha perso l'aereo. Più tardi tutti si mettono a tavola e dopo dei battibecchi tra Eda e Aidan, Ferit fa i complimenti per la bontà del cibo ad Eda, che dice che ha cucinato Serkan. Céline commenta che lui ogni giorno svela nuovi lati di sé, poi si alza per andare al bagno. Con questa scusa, Céline si mette a perlustrare la casa, che vede invasa dalle cose di Eda, e ricorda quando Serkan le disse che lui non può vivere con nessuno perché ama stare solo e nella sua casa non c'è posto per altre persone. Tornata al tavolo, Céline dice a Serkan che Ferit inizierà a lavorare con loro e che sia lei che Alpekin hanno già firmato l'assunzione. Serkan commenta che a questo punto non serve la sua autorizzazione, ma Céline gli dice che deve firmare, al che va a prendere una penna sul tavolo dove vede l'accordo di fidanzamento, lo legge e stupita lo porta a Serkan chiedendo spiegazioni. Così si chiude la quarta puntata turca di Love is in the Air.